Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial analizziamo la sintassi di una funzione statistica di Excel, la funzione conta più se, che permette di applicare criteri alle celle su più intervalli e conta quante volte vengono soddisfatti contemporaneamente tutti i criteri. Ogni criterio può essere espresso mediante un numero, un confronto matematico, una data, un testo, un riferimento ad una cella, una funzione, e all'interno del criterio è possibile includere i caratteri jolly. A seconda delle dimensioni del set di dati da analizzare, puoi decidere come operare. In presenza di set di dati di piccole dimensioni, ti consiglio di selezionare manualmente gli intervalli. In presenza di set di dati di grandi dimensioni, invece, ti suggerisco di utilizzare gli intervalli denominati e le tabelle di Excel che, come vedrai dagli esempi, velocizzano notevolmente il lavoro e semplificano la lettura delle formule. Per comprendere al meglio la sintassi della funzione conta più se, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! Abbiamo a disposizione un elenco di allievi di cui conosciamo il sesso, l'età ed i voti in italiano, in matematica e in inglese. Per prima cosa ci viene chiesto di contare il numero dei maschi e delle femmine di ogni età. Ad esempio, in questa cella vogliamo determinare il numero delle femmine di 16 anni. Dobbiamo dunque cercare all'interno di questa colonna la lettera F e all'interno di quest'altra colonna il numero 16. Le due condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente. Quando sono presenti più condizioni, la funzione conta.se, che permette di utilizzare un solo criterio di ricerca, non fa più al caso nostro, poiché i criteri di ricerca sono due, la F all'interno della colonna sesso e il numero 16 all'interno della colonna età. La funzione che permette di risolvere il problema è la funzione conta più se. La sua sintassi è la seguente: uguale conta più se, aperta e chiusa tonda. All'interno delle due parentesi è possibile inserire fino a 127 coppie intervallo criteri. La prima coppia è obbligatoria, tutte le altre facoltative. Inserendo una sola coppia intervallo criteri, tale funzione è equivalente alla funzione conta se. Risolviamo ora l'esercizio. Digitiamo uguale, conta e selezioniamo la funzione che ci interessa, conta più se. Siccome la stiamo utilizzando per la prima volta, utilizziamo il pulsante FX. Iniziamo a cercare la lettera F all'interno della colonna sesso. Le domande a cui dobbiamo rispondere sono: dove cerco la lettera F? Ovviamente all'interno della colonna sesso, bloccata mediante il tasto F4. La seconda domanda che ci dobbiamo porre è: cosa cerco? La risposta è la lettera F, che selezioniamo dalla cella I4. In questo caso dobbiamo bloccare solamente la colonna I, poiché trascinando la formula verso il basso dovremo poi cercare i maschi, cioè la lettera M presente in riga 5, mentre trascinando la formula verso destra la lettera da cercare sarà sempre la F, poiché cercheremo le femmine di 16, 17 e di 18 anni. Premiamo dunque il tasto F4 3 volte. In questo modo abbiamo bloccato la colonna I nel riferimento, ma abbiamo lasciato variabile il numero di riga, 4. Dobbiamo ora cercare il numero 16 all'interno della colonna età e dunque chiediamoci: dove cerco il numero 16? La risposta è all'interno della colonna età, colonna che blocchiamo mediante il tasto F4. Infine dobbiamo chiederci cosa cerco all'interno della colonna età. Ovviamente il numero 16, che selezioniamo in cella J3 e blocchiamo premendo due volte il tasto F4, in modo che la colonna J resti variabile mentre il numero di riga 3 resti fisso. Questo perché, trascinando la formula verso il basso, vogliamo cercare i maschi di 16 anni, mentre trascinando la formula verso destra vogliamo cercare sia i maschi che le femmine di 17 e di 18 anni.
e quindi dovremo cercare i dati presenti in colonna K3 e L3. Confermiamo con OK e trasciniamo la formula prima verso destra e poi premendo il tasto destro del mouse verso il basso, ricopiando senza la formattazione. Come puoi notare, con una sola formula siamo riusciti a suddividere i 20 ragazzi per sesso e per età. Rispondiamo ora a due nuove richieste. Per ogni materia conta il numero dei maschi e delle femmine sufficienti, cioè il numero dei maschi e delle femmine con voto maggiore o uguale a 6. Inoltre, per ogni materia conta il numero dei maschi e delle femmine insufficienti, cioè il numero dei maschi e delle femmine con voto minore di 6. Se vuoi, puoi mettere in pausa e provare a risolvere l'esercizio. Ora ti mostro la soluzione. Siccome dobbiamo contare le celle in base a due criteri, cioè in base al sesso e al voto, dobbiamo utilizzare la funzione conta più se. Analizziamo la formula. Per quanto riguarda il voto in italiano, l'intervallo di ricerca sarà la colonna italiano, che bloccheremo due volte mediante il tasto F4, poiché successivamente dovremo ricercare il voto in matematica ed in inglese, e dunque bloccheremo le righe ma non la colonna D, che dopo dovrà essere e poi F. Il criterio di ricerca, siccome stiamo cercando le femmine sufficienti, sarà maggiore o uguale a 6, dato contenuto in cella H15, cella che blocchiamo 3 volte mediante il tasto F4, in modo che la formula possa essere trascinata verso destra senza che tale criterio cambi, mentre trascinando la formula verso il basso, il criterio si modificherà in base ai criteri contenuti in colonna H. Ora dobbiamo cercare le femmine e dunque l'intervallo di ricerca sarà la colonna sesso contenuta in colonna B e questo intervallo va bloccato premendo il tasto F4 una sola volta. Per quanto riguarda infine il secondo criterio, dobbiamo selezionare la cella I15 contenente la lettera F e bloccarla premendo 3 volte il tasto F4, in modo da bloccare solamente la colonna I ma non la riga 15, poiché trascinando la formula verso destra si devono cercare sempre le femmine, cioè la lettera F, mentre trascinando la formula verso il basso dovremo poi cercare i maschi, le femmine e ancora i maschi, e quindi il valore di riga dovrà essere variabile. Utilizzando i criteri corretti, la formula può essere trascinata verso destra e poi premendo il tasto destro del mouse verso il basso, ricopiando senza la formattazione, e con una sola formula potremo rispondere a entrambe le richieste. In queste formule abbiamo selezionato gli intervalli ed abbiamo utilizzato i riferimenti relativi assoluti e misti. In presenza di grandi database, però, è preferibile un altro approccio che ti mostro con il prossimo esempio. Questo database, come puoi notare, ha 700 righe. Per poterlo analizzare, mediante la convalida dati, ho predisposto degli elenchi a discesa in cui è possibile selezionare il venditore, la regione ed il prodotto. Per utilizzare le funzioni statistiche conta se e conta più se su un database del genere, dovremmo selezionare intervalli lunghissimi, sprecando un sacco di tempo nelle selezioni, anche se queste vengono effettuate con la scorciatoia da tastiera CTRL maiuscolo freccia in basso. Per evitare di perdere tempo in questo modo, possiamo utilizzare i nomi nel foglio di lavoro. Vediamo come si procede. Selezioniamo una qualsiasi cella del database. Siccome il database è isolato dal resto dei dati presenti nel foglio di lavoro, possiamo premere contemporaneamente i tasti CTRL e asterisco del tastierino numerico e il database sarà immediatamente selezionato. Se il database non fosse isolato dal resto dei dati presenti nel foglio di lavoro, dovresti selezionarlo manualmente. Seleziona ora il tab Formule e nel gruppo Nomi definiti presente sulla ribbon clicca su Crea da selezione e successivamente lascia la spunta solamente su riga superiore. Premi OK. Ora, come puoi notare qui nella casella nome, sono comparsi dei nomi nel foglio di lavoro che corrispondono alle intestazioni di colonna del database importo totale, prodotto, venditore e così via.
Come potrai notare, l'immissione delle formule ora risulterà immediata. Nel caso di un solo venditore, siccome il criterio è unico, la funzione conta più se è equivalente alla funzione conta se. Vediamole entrambe. Digitiamo uguale conta, selezioniamo la funzione conta se e al posto di selezionare la colonna venditore, che è di 700 righe, premiamo il tasto F3 da tastiera. Compare immediatamente la wizard incolla nomi in cui selezioniamo con un doppio clic venditore. Automaticamente la colonna è stata selezionata e dobbiamo solo scegliere come criterio Rossi Salvatore. Chiudiamo la tonda e premiamo invio e la formula viene inserita in un attimo. Proviamo ora con la funzione conta più se. Dopo aver digitato le iniziali del suo nome, la selezioniamo, premiamo il tasto F3, selezioniamo venditore e dopo aver digitato punto e virgola selezioniamo nuovamente Rossi Salvatore, chiudiamo la tonda e premiamo invio. A questo punto, cambiando il nome del venditore, possiamo immediatamente contare le vendite effettuate. Ora facciamo la stessa cosa per la regione ed il prodotto. Quando però i criteri di ricerca sono molti, ad esempio quando vogliamo contare le vendite effettuate da un venditore in una determinata regione, l'unica funzione che ci può aiutare è la funzione conta più se, poiché ha più criteri. Cancelliamo la formula già inserita e riscriviamola. Digitiamo uguale, conta, selezioniamo la funzione che ci interessa e rispondiamo alle solite domande. Dove cerco Rossi Salvatore? F3. Lo cerco nella colonna venditore. Seconda domanda. Chi cerco? Rossi Salvatore, che successivamente potrà variare mediante l'elenco a tendina. Altra domanda. Dove cerco il Piemonte? F3. Ovviamente nella colonna regione. Ed infine, quale regione cerco? Clicchiamo su Piemonte, che poi potrà variare. Chiudiamo la parentesi tonda e premiamo invio. In questo modo sappiamo che Rossi Salvatore ha effettuato 5 vendite in Piemonte. Cambiando il nome del venditore ed il nome della regione, possiamo analizzare qualsiasi situazione di nostro interesse. Per quanto riguarda l'analisi delle vendite di prodotti per regione, utilizziamo di nuovo la funzione conta più se, in cui come intervallo abbiamo selezionato mediante la pressione del tasto F3 la colonna prodotto, come criterio la cella I32 contenente piatti, come secondo intervallo regione e come criterio di ricerca Sardegna, contenuto in cella I33. Per quanto riguarda invece la statistica venditore prodotto, ho utilizzato questa formula, che è equivalente alle precedenti poiché nella colonna venditore ho cercato Rossi Salvatore e nella colonna prodotto ho cercato bicchieri, dati contenuti rispettivamente in cella I39 e I40. Cerchiamo ora di calcolare il numero di vendite di importo totale tra i 100 e i 500 euro. In questo caso ti propongo due opzioni. Il primo modo è quello di scrivere i criteri in cella, cioè maggiore o uguale a 100 e minore o uguale a 500, e selezionare successivamente i criteri. Siccome nella funzione conta più se i criteri devono essere soddisfatti contemporaneamente, come intervallo, mediante il tasto F3 selezioniamo importo totale e come criterio la cella H49, cioè maggiore o uguale a 100. Come secondo intervallo di nuovo importo totale, sempre mediante il tasto F3 e come criterio il dato contenuto in cella I49 e dunque minore o uguale a 500. Un secondo modo, un po' più complesso ma molto più efficiente, è quello di scrivere in celle i valori 100 e 500, che così possono essere modificati a piacere, e di utilizzare poi nei criteri l'operatore di concatenazione ampersand, scrivendo dunque tra virgolette maggiore o uguale, concatenandolo mediante ampersand alla cella I53 contenente il valore 100 e successivamente, come secondo criterio, digitando minore o uguale fra virgolette, utilizzando l'operatore ampersand e concatenando il tutto alla cella I54 contenente il valore 500. Questa formula, un po' più complessa, permette però di variare a piacere i due estremi e di calcolare immediatamente il risultato desiderato.
Infine, se volessimo sommare le vendite effettuate in due regioni, la funzione conta più se ci darebbe come risultato 0, poiché nessuna vendita è stata effettuata contemporaneamente in Lombardia e nel Lazio, ad esempio, e quindi la soluzione è sommare due funzioni conta più se. Nella prima ricerchiamo all'interno della colonna regione il valore della cella I59, cioè Lombardia, e nella seconda cerchiamo di nuovo nella colonna regione il valore contenuto in cella I60, cioè Lazio. Sommando i due risultati delle due funzioni conta più se, riusciremo così a calcolare il totale delle vendite effettuate in Lombardia e nel Lazio e possiamo ottenere lo stesso risultato nel caso di due venditori oppure di due prodotti diversi. Come avrai notato, utilizzare i nomi è molto vantaggioso sia in termini di tempo che di leggibilità delle formule. C'è però un piccolo problema. Quando vengono aggiunte nuove righe al database, queste righe non vengono conteggiate. Per questo, spesso è vantaggioso utilizzare le tabelle. Nella playlist Corso Excel Base ho creato due video in cui parlo delle tabelle in modo dettagliato. Per creare una tabella, clicca in una cella qualsiasi all'interno del set di dati e premi contemporaneamente i tasti CTRL-T. A questo punto tutto il set di dati viene selezionato e, siccome la nostra tabella ha le intestazioni, lasciamo la spunta Tabella con intestazioni e clicchiamo su OK. In questo modo viene creata una tabella e la prima cosa da fare è assegnarle un nome. Il mio consiglio è quello di fare iniziare il nome con le tre lettere TBL di tabella, in modo da differenziare il nome di tabella dal resto dei nomi presenti nel foglio di lavoro. Invio. Dopo aver formattato la tabella ed aver eliminato i pulsanti filtro, siamo pronti per inserire le formule. Ti mostro come inserire la funzione conta più se. Digitiamo uguale, conta, selezioniamo la funzione che ci interessa e per selezionare la colonna venditore posizioniamoci qui in alto e quando il puntatore del mouse assume la forma di una freccetta nera verso il basso, clicchiamo. Come puoi notare, è stata inserita come intervallo criteri la prima colonna. Digitiamo punto e virgola, selezioniamo il nome del venditore, chiudiamo la parentesi e premiamo invio. Come già detto, il vantaggio dell'utilizzo delle tabelle consiste nel fatto di avere formule che si aggiorneranno automaticamente anche quando verranno aggiunte nuove righe al database. Per il resto vale tutto quanto è stato detto per gli intervalli denominati. Ricorda dunque che la selezione di una colonna va effettuata cliccando qui nella parte alta dell'intestazione. Vediamo ora l'utilizzo della funzione conta più se nell'analisi degli intervalli temporali. In tabella sono riportati gli orari di timbratura di 4 dipendenti di un'azienda relativi al mese di febbraio 2025. I dipendenti devono rispettare l'orario standard riportato nella piccola tabella qui a destra. Il capo vuol determinare il numero dei ritardi e delle uscite anticipate di ogni dipendente. Iniziamo dai ritardi del mattino di Bernardi Alessandra. Utilizzando la funzione conta più se, ci dobbiamo chiedere dove cerchiamo Bernardi Alessandra, ovviamente in colonna B, la colonna dei nomi dei dipendenti, e blocchiamo tale colonna mediante il tasto F4. Il criterio ovviamente è Bernardi Alessandra, dato contenuto in cella H10. Questo riferimento va bloccato 3 volte con il tasto F4, poiché questa formula verrà trascinata verso destra, ma il nome di Bernardi Alessandra dovrà restare fisso. Ora dobbiamo chiederci dove troviamo i ritardi del mattino. Ovviamente cercheremo tali ritardi in colonna C, la colonna che riporta le timbrature d'entrata. In questo caso dobbiamo bloccare la colonna 2 volte mediante il tasto F4, poiché tale formula dovrà essere trascinata verso il basso, ma l'intervallo di ricerca dovrà rimanere fisso. Il criterio di ricerca è un po' più complesso, poiché dobbiamo concatenare l'espressione di confronto maggiore o uguale inserita fra virgolette con la cella I3 contenente l'orario d'entrata.
Anche questa cella dovrà essere bloccata 2 volte mediante il tasto F4. L'operatore di concatenazione, ti ricordo, è ampersand. Anche la colonna C, in cui sono presenti gli orari d'entrata, va bloccata 2 volte mediante il tasto F4. Utilizzando i riferimenti in modo corretto, questa formula può essere trascinata verso il basso e anche verso destra, per poi essere modificata. In questa cella, utilizzando la funzione conta più se, abbiamo selezionato i dati presenti in colonna B, come criterio abbiamo utilizzato Bernardi Alessandra, come colonna di ricerca per il secondo criterio la colonna E, in cui ci sono le entrate del pomeriggio, e come criterio di ricerca maggiore o uguale concatenato con la cella K3, in cui è inserito l'orario d'entrata. Ti mostro ora anche le ultime 2 formule. In questa formula, all'interno della colonna B, ho cercato Bernardi Alessandra e all'interno della colonna D, contenente gli orari d'uscita, ho inserito come criterio minore o uguale alla cella J3 contenente l'orario d'uscita e quindi questa formula rileva le timbrature precedenti alle ore 12. Infine, in quest'ultima cella, mediante la funzione conta più se, ho ricercato all'interno della colonna B Bernardi Alessandra e all'interno della colonna F, contenente gli orari di uscita pomeridiana, gli orari precedenti, cioè minori o uguali, alla cella L3, la cella che contiene l'orario d'uscita. Come avrai notato, utilizzando i riferimenti di celle in modo opportuno, puoi creare una singola formula, trascinarla verso il basso e poi verso destra, modificando solo pochi parametri e riempiendo così tutta la tabella in un attimo. Il capo ora vuole analizzare un periodo di tempo ben preciso e quindi vuol poter inserire la data iniziale e la data finale e analizzare nuovamente la situazione ritardi e uscite anticipate. In questo caso dovremo utilizzare 4 coppie intervallo criterio. Ti mostro la formula. Utilizzando la funzione conta più se, cerchiamo all'interno della colonna A la data iniziale, che deve essere maggiore o uguale alla data contenuta in cella I17, bloccata con riferimento assoluto mediante il tasto F4. Inoltre, sempre in colonna A, bloccata mediante il tasto F4 una volta, dobbiamo cercare le date minori o uguali alla cella I18, la cella contenente la data finale, bloccata anch'essa mediante il tasto F4. Come terzo criterio, selezioniamo la colonna B e la blocchiamo mediante il tasto F4 una volta e selezioniamo come criterio Bernardi Alessandra, dato contenuto in cella H23, bloccata con il tasto F4 3 volte. Come quarto intervallo selezioniamo la colonna C, che blocchiamo mediante il tasto F4 2 volte, in modo da bloccare la riga ma non la colonna, e come quarto criterio digitiamo maggiore o uguale fra virgolette e concateniamo il tutto mediante l'operatore ampersand alla cella I3, contenente l'orario d'entrata, bloccato 2 volte mediante il tasto F4. Utilizzando i riferimenti corretti potrai trascinare questa formula verso il basso e poi verso destra, modificandola leggermente. Siccome il video è diventato un po' lungo, ti mostro la formula presente in cella J23, in cella K23 e in cella L23. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!